Oggi, alla Reggia di Portici, intervisteremo Luciano Pignataro, noto giornalista ed enogastronomo del Sud Italia, che presenterà le sue idee sulla dieta mediterranea e molto altro. Qual era il suo piatto preferito da bambino? La pasta e fagioli, mia madre per farmeli mangiare, li passava. Poi man mano che sono cresciuto li ho apprezzati interi e non mi piacciono più passati. Più o meno di quando stiamo parlando? Quando aveva 6 anni, 10 Sì, anni? sì, tra i 6 e i 10 anni, insomma. Ok. Non sono stato un bambino facile. In occasione del suo compleanno, da bambino, aveva un dolce in particolare che gradiva le venisse preparato? Assolutamente sì, mia madre era molto brava a fare il babà. Però era un babà casalingo con un ruoto, quindi e le riusciva molto bene, perché lei era una donna golosa, non era una grande cuoca, però era una donna golosa e quindi i dolci li faceva bene, molto bene. Era un babà semplice. Babà semplice con bagna al rum, molto molto semplice, senza niente dentro né sopra. Come è nata la sua passione per il mondo enogastronomico? Io ho iniziato a fare il giornalista lavorando in quella che all'epoca era la pagina agricoltura presente in ogni quotidiano, quindi io lavoravo al mattino e ho cominciato quindi ad occuparmi di agricoltura. Dall'agricoltura al cibo il passo è immediato, diciamo, quindi piano piano ho cominciato anche a descrivere l'aspetto gastronomico della produzione agricola, non solamente i temi che all'epoca erano abbastanza drammatici perché parliamo della fine degli anni 80, quando l'agricoltura italiana ebbe una fase di crisi molto, molto profonda perché cominciò ad affacciarsi la concorrenza di altri paesi del Mediterraneo e quindi ci furono molte anche lotte contadine, molte proteste e fu un periodo molto molto difficile. Poi ci fu anche nel 1986 la crisi del metanolo che mise in ginocchio la produzione di vino, insomma, e io in quegli anni che comincio ad occupare di queste cose. Qual è stata la sua principale fonte di ispirazione per intraprendere la carriera giornalistica in questo settore? Non ho avuto dei modelli, per la verità. Ho sempre avuto la curiosità di raccontare le storie delle persone e ho scoperto che le storie delle persone che si occupano di agricoltura sono sempre molto belle da raccontare, non sono mai banali, soprattutto man mano che siamo andati avanti negli anni. I miei colleghi si appassionavano di cronaca, di sport, di politica, io invece ho sempre avuto il pallino di raccontare chi resisteva nei campi, chi resisteva nelle campagne, ignorato praticamente da tutti, che però faceva un lavoro fondamentale per tutti noi. Quali sono i passaggi obbligati per diventare un riferimento del giornalismo enogastronomico? Bisogna avere curiosità, viaggiare molto e lasciare il tempo necessario alle cose per apprenderle, non andare mai di fretta. Quindi è essenziale proprio andare a fondo nelle cose, altrimenti rischi di dire quello che dicono tutti. Come descriverebbe il suo ruolo nella critica enogastronomica italiana ad una persona che non la conosce e o straniera? Sono un giornalista del sud a cui è piaciuto raccontare il Mediterraneo visto da sud. Lei si sente più cilentano o lucano? Mi sento mediterraneo. Per quale motivo si sente mediterraneo? Perché non amo i confini. Io credo che siamo in una fase in cui la gente si costruisce dei confini, ma sono un sentimento di paura. La civiltà è sempre andata avanti quando ha battuto i confini.
Bisogna battere i confini fisici e quelli mentali. Quindi il Mediterraneo è un'area bellissima dove sono nate le più grandi religioni, è nato il pensiero filosofico, è nato tutto ciò che oggi l'uomo è e che ci ha portato sulla Luna. Quindi essere mediterraneo per me è una grande fonte di orgoglio. Se dovessi abbinare alla dicitura dieta mediterranea un odore, quale sarebbe? L'origano. Per quale motivo? Perché è proprio caratteristico della macchia mediterranea quando si cammina, si passeggia nelle campagne, questo odore di origano selvatico, soprattutto d'estate, è fantastico e quindi ricorda poi alcuni dei piatti fondamentali che si facevano. Per esempio l'origano è fondamentale nella pizza marinara, è fondamentale nella salsa alla pizzaiola, quindi l'origano forse più di ogni altra essenza ricorda il Mediterraneo a tavola perlomeno. Puoi elencarci tre pietanze e tre dolci con vini abbinati che dovrebbe necessariamente assaggiare una persona che visita la Campania per la prima volta? Sicuramente lo spaghetto al pomodoro, perché come lo si fa in Campania non lo si fa da nessuna parte del mondo. Quindi è un must, è il simbolo dell'Italia. A noi ci chiamano mangia spaghetti. Molti cuochi erroneamente pensano di fare il riso per far vedere che sono bravi, in realtà farebbero meglio a cucinare la pasta secca che fa parte della nostra tradizione. Lo spaghetto al pomodoro va abbinato a un vino rosso non molto strutturato, per esempio il nostro Piedirosso o il Perricone siciliano, l'Ottavianello in Puglia, un vino di compagnia, allegro come lo spaghetto. Poi sicuramente un altro piatto che bisognerebbe provare è il pesce azzurro alla brace, che può essere un rombo, può essere un tonno, può essere qualsiasi cosa, alla brace e lì forse come vino ci metterei un greco di tufo perché il sapore è forte e serve il greco di tufo che è un rosso travestito da bianco. Infine c'è un piatto tipico cilentano che si chiama cicciata, che è un insieme di legumi che si fa il 1° maggio. È una tradizione molto mediterranea, per esempio più o meno lo stesso piatto si fa nel teramano, si chiama le virtù teramane proprio come piatto. Ed è un insieme di tutto quello che è avanzato nella dispensa contadina, cotto a lungo, c'è chi ci aggiunge dei cereali, chi non ce li mette. In ogni caso sicuramente la zuppa di legumi, le proteine vegetali che vengono dai legumi, quindi le lenticchie, i ceci, i piselli, tutte cose che noi, le fave che noi mangiamo, è un piatto che bisognerebbe provare. E questi legumi vanno molto bene con il fiano sia del Cilento che irpino, che pugliese, il fiano si trova un po' dappertutto. Come tre dolci è abbastanza facile rispondere perché non si può dire di conoscere Napoli se non si mangia il babà, se non si mangia una sfogliatella e se non si mangia la pastiera. Quindi sono risposte abbastanza scontate. Potremmo scegliere sicuramente tra vini dolci, per esempio il babà potrebbe andare bene con un moscato di Trani che è molto delicato, la sfogliatella che è un po' più strutturata come sapore la vedrei con un passito di pantelleria e invece la pastiera con una falanghina passita, che gli dà quel tocco di acidità in più molto, molto gradevole e che completa il dolce. Qual è il ruolo della cultura e delle tradizioni locali nella preservazione della dieta mediterranea? Attualmente è un ruolo di memoria, non è un ruolo determinante per la salvaguardia della dieta mediterranea, perché purtroppo anche nei piccoli centri oramai sono prevalse abitudini
molto lontane dalla dieta così come la conobbe e la codificò Ansel Keys. Sicuramente quello che serve a preservare la dieta mediterranea è l'equilibrio a tavola e il tempo per fare la spesa, cucinare e per mangiare. In poche parole, il concio concio. È questo che cerca di trasmettere alle generazioni future? Sì, la vera ricchezza che noi abbiamo è il tempo. Noi viviamo in una società dove c'è il mito della velocità. Tutto ciò che è veloce è migliore di ciò che va lento. Addirittura come sei lento è quasi un insulto, no? Un termine dispregiativo. Invece per fare bene le cose bisogna avere, diciamo, la capacità che ha l'artigiano di terminare il lavoro quando il prodotto è pronto. Ed è questo il vero segreto, secondo me, per vivere bene e per avere un equilibrio con tutto quello che ci circonda. Darsi il tempo giusto per fare le cose, non cercare scorciatoie e soprattutto non vivere nel mito della velocità. Del resto il paradosso di Zenone, della tartaruga che non sarà mai raggiunta da Achille più veloce, è una metafora di questo. È una metafora che può sembrare contraddittoria rispetto alla realtà, ma che contiene una profonda verità, che chi va avanti coi tempi giusti va più lontano di solito. Cosa tutelerebbe allora la dieta mediterranea? L'educazione nelle scuole, l'educazione fin da ragazzi a capire l'importanza del cibo fresco, del cibo pronto. Oggi il vero cibo aristocratico è un'insalata non trattata chimicamente, non il foie gras o il caviale o il salmone selvaggio. La vera ricchezza è poter mangiare cibo prodotto dalla terra in maniera naturale e bisogna quindi capire che l'abitudine a consumare questi alimenti, a sceglierli anche se costano di più, è un elemento per poter salvare la dieta mediterranea, perché quello che che si paga di più ci permette poi di risparmiarlo in medicina. Per caso lei ha parlato di alimenti naturali. Reputa che anche il vino naturale sia migliore di quello non naturale? Se esiste la dicitura di vino naturale? No, non è un ossimoro, perché l'uva ha due possibilità, o di essere mangiata come frutta o di diventare aceto. Questi sono i due processi naturali dell'uva. Quindi quando c'è la mano dell'uomo c'è sempre la scienza e la conoscenza. Quindi naturale è più che altro un'opzione commerciale che noi possiamo dare a qualche cosa, ma non ha nulla di scientifico. Nel libro scritto da lei, Metodo Cilento, si parla del ragù come tradizione tipica della dieta mediterranea in via di estinzione. Quali sono i motivi di tale estinzione? La fretta, quindi non c'è più la voglia di cucinare cose a lungo e perdere molto tempo in cucina, che era il presupposto per poter mangiare bene. Quindi oggi il ragù lo si va a mangiare fuori casa, perché non è più il centro della domenica napoletana o meridionale a seconda del ragù. Quindi è qualcosa che rischia in realtà nel lungo-medio periodo di non esserci più, è una delle cose che rischia di sparire se non cambiamo le nostre abitudini. Quali altre tradizioni che lei praticava da bambino ritiene che si stiano perdendo? Ma diciamo quello che si sta perdendo ed è molto grave è la spesa quotidiana che si faceva. Allora, quando ero piccolo, ovviamente c'era la distinzione
del ruolo dei generi, no? Le donne dovevano fare una cosa, cioè stare nella casa, coltivare l'economia domestica e l'uomo stava fuori. Al massimo la donna poteva fare la professoressa, ma niente di più. Invece, con i tempi moderni, noi abbiamo la scusa che non c'è più tempo per fare la spesa. Ed è questo un errore gravissimo, perché in realtà noi troviamo tempo per fare tante altre cose stupide, tra cui passare un'ora a scrollare i social network piuttosto che guardare cose sceme alla televisione. Bisognerebbe trovare ogni mattina una mezz'ora di tempo per andare dal fruttaiolo, dal panificio e comprare le cose di stagione. Questa abitudine sicuramente è una di quelle che potrebbe salvare la dieta mediterranea, perché garantisce la stagionalità e la compatibilità ambientale e poi ti consente anche di risparmiare, perché se io compro delle verdure e degli ortaggi fuori stagione è chiaro che li pago di più, perché vengono da lontano, vengono dalle serre, mentre se io invece faccio la spesa possibilmente al mercato o anche senza fare ideologismi nei supermercati che si attrezzano e ci sono adesso sempre più numerosi per fortuna, però mai farsi prendere dalla tentazione di fare la spesa per una settimana, perché inevitabilmente sprecheremo cibo, inevitabilmente ne butteremo una parte. Rischiamo di perdere anche l'abitudine di bere vino, dal momento che alcuni lo hanno annoverato tra le sostanze dannose per l'organismo e l'Irlanda ha proposto al Parlamento europeo una visione negativa e allarmante sul consumo del vino. Ma questa cosa sul vino è semplicemente una guerra commerciale che le grandi multinazionali fanno contro le nostre abitudini alimentari. Il vino si è sempre bevuto, fa parte della dieta mediterranea. Il tema è questo, è sempre quello dell'equilibrio delle cose. È chiaro che se io ogni giorno bevo tanto vino finirò per stare male, ma anche se bevo 3 litri d'acqua al giorno starò male. Quindi tutto fa bene e tutto fa male. Il problema è metterlo nella giusta dose e nel giusto equilibrio. Non a caso la dieta mediterranea è l'unica dieta che non vieta niente, ma comprende tutto, proprio perché è uno stile alimentare, non è come dire, un algoritmo di proteine, più carboidrati, più lipidi, più sali minerali. La dieta mediterranea è emozione, è il rapporto con il cibo ancestrale, è il rapporto anche con la gioia. La dieta mediterranea è convivialità, per questo è diventato patrimonio UNESCO come bene immateriale, perché la dieta mediterranea è tutto questo. Non penso che una dieta chetogenica possa diventare patrimonio immateriale dell'umanità, se no poveri reni. Cosa ne pensa delle cucine stellate d'élite e del fatto che non tutti possano permettersi un'esperienza unica nel suo genere? Penso che diciamo che il mondo gastronomico si è un po' avvitato su se stesso negli ultimi tempi. E si è identificata la buona cucina con la cucina costosa. E non è sempre così. La cucina deve costare il giusto. Si è imposto un modello, anzi non è che si è imposto, la Michelin è riuscita a far filtrare un modello che non sempre corrisponde a quelle che sono poi le abitudini della maggioranza delle persone. La Michelin nasce per essere una guida dei viaggiatori, non dei ricchi viaggiatori. Dovrebbe recuperare questa cosa e in effetti siamo spesso vicini alle esagerazioni. Detto questo, il ristorante di lusso sta benissimo, non è che dobbiamo andare tutti quanti necessariamente nelle taverne. L'importante è, come tutto, non farne una regola assoluta, cioè non dire che quello è l'unico modello praticabile per avere le 3 stelle. Devo dire che
questo tema è un tema molto importante perché lo scheletro della gastronomia italiana è costituita soprattutto dalle trattorie e quindi relegare le trattorie a una sorta di serie B rispetto a questa serie A, che poi non è spesso seguita da nessuno, è come dire che il virtuale vale più del reale. Lei pensa che un piatto semplice come gli spaghetti al pomodoro di cui parlava prima possa essere inserito in un piatto di una cucina d'élite? Assolutamente sì. Gli chef più intelligenti lo fanno. Adesso recentemente sono stato per esempio a pranzo dal nuovo tristellato campano Quattro Passi, nel suo menù c'ha gli spaghetti alla Nerano. Quindi, anzi, è questo che secondo me i tristellati dovrebbero recuperare, proprio queste tradizioni popolari, chiaramente riviste in maniera moderna. Che significa in maniera moderna? Significa meno grassi, maggiore eleganza nella presentazione, maggiore ruolo dato al vegetale, perché di solito nella cucina tradizionale il vegetale fa sempre da spalla, no? Invece nella contemporaneità il vegetale ha una sua dignità a prescindere dal rapporto con la carne o con il pesce. Quindi mi rimane impressa quello che disse il padre di uno chef stellato che aveva portato a tavola un carciofo. Disse: io non avrei mai avuto il coraggio di portare a tavola un carciofo da solo senza accompagnarlo a pesce e carne. In questa frase c'è il cambio di passo che ci deve stare. Quindi la cucina stellata è una cucina importante quando interpreta e dà una relazione con quelle che sono i patrimoni storici di una comunità e li riesce a rendere contemporanei e leggibili anche fuori la comunità. Quando invece è autoreferente diventa un disastro, a prescindere dal costo. Si possono veramente abbinare la dieta mediterranea al sake o il baijiu come ha proposto qualcuno? Il Mediterraneo è sempre stato un luogo di transito e di inclusione. Se pensiamo al pomodoro, le melanzane, i peperoni, mica c'erano ai tempi di Federico II e adesso li consideriamo nostri. Quindi, diciamo, tutto può entrare nella dieta mediterranea. L'importante, perché la dieta mediterranea non è un prodotto, la dieta mediterranea è l'equilibrio fra i prodotti. Quindi nel momento in cui questi prodotti che in questi anni stanno viaggiando come hanno viaggiato mai nella storia dell'umanità, se non appunto dopo la scoperta dell'America, ben vengano se possono dare nuove sensazioni, nuove emozioni. L'importante è non farne un feticcio, non dire io sono moderno perché utilizzo questo, no, io sono bravo perché riesco ad inserire questi prodotti in quella che è la nostra tradizione, quindi cambiarla, modernizzarla e renderla contemporanea. Lei pensa che questi due prodotti possano in futuro sostituire il vino? No, almeno per me Per no. quale motivo? Per una questione di gusto innanzitutto, e poi perché niente può sostituire il vino. Il vino è l'unica bevanda che dai tempi di Ipponatte ad oggi è sempre stata oggetto di poesie, di canzoni, poi ai tempi nostri di film, di, come dire, di rappresentazioni, mentre diciamo nessun'altra bevanda umana ha avuto come dire, lo stesso ruolo. Un motivo ci sarà. Il motivo è, come diceva Veronelli, perché è una bevanda che dalla realtà ti porta all'irrealtà. Però in questo viaggio dalla realtà all'irrealtà non si sgancia mai dalla realtà. Quindi tu vedi una realtà più bella nell'irrealtà. Sì, ma qualcuno dice che il vino fa male. Tutto fa male, ripeto. Quindi tutto fa male e tutto fa bene. Naturalmente mangiato e bevuto in dosi giuste ed equilibrate. Per millenni siamo stati con questa bevanda e penso che staremo ancora a lungo con questa bevanda che tra l'altro
ci tutela il paesaggio in una maniera incredibile, produce cultura, è un'occasione di lavoro per i giovani, ha comunicato in maniera moderna l'agricoltura ed è, diciamo, un pregio del nostro Made in Italy che ci caratterizza. Quindi lei che cosa ne pensa di quelle persone che dicono che il paesaggio del vino sia inquinante e faccia male alle persone? Penso che sono persone che si dovrebbero occupare più dei palazzi di cemento che delle vigne, a proposito di quello che rovina il paesaggio. La ringraziamo moltissimo per Grazie a voi. l'intervista.